Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, il canale che vi porta le confessioni più inaspettate e i retroscena più intensi delle star che amate. Prima di scoprire cosa è accaduto nell'ultima intervista di Ken Omen, ricordate di iscrivervi, mettere like a questo video e cliccare su abbonati per sostenere il nostro lavoro con contenuti esclusivi pensati proprio per voi. Ciò che doveva essere una tranquilla conferenza stampa dedicata alla promozione del teatro si è trasformato in un autentico terremoto mediatico. Di fronte ai giornalisti, Khan parlava con la consueta compostezza della sua carriera, dei progetti imminenti e dell'energia che vuole portare sul palcoscenico. Sorrideva, ringraziava, rispondeva pacato. Poi un cronista ha osato la domanda che tutti tenevano in tasca: ha pronunciato il nome di Demet Özdemir. In un istante, qualcosa nel volto di Khan è cambiato. Un sorriso malinconico ha spezzato il ritmo, c'è stata una pausa misurata, lo sguardo si è abbassato un momento, ed ecco le parole che hanno gelato la sala e incendiato il web: l'amo ancora. Demet. Il silenzio che ne è seguito non è stato un semplice attimo, è parso una stanza intera che trattiene il respiro. Qualcuno ha tossito, qualcuno ha distolto lo sguardo. I flash hanno esitato un secondo prima di riprendere a farsi insistenti. Bastavano quei 3 secondi sospesi per capire che nulla, da quel momento, sarebbe stato come prima. Online, la clip è esplosa. Nel giro di pochi minuti, il video ha fatto il giro delle piattaforme, rimbalzando dalle storie agli short, come se fosse un frammento di un film che tutti aspettavano da anni. L'hashtag cancelletto Khan Demet è schizzato tra le tendenze su X, e in migliaia hanno iniziato a scomporre ogni fotogramma, l'intonazione, la vibrazione della voce nella seconda parola, il micromovimento degli occhi, il respiro trattenuto prima della frase. C'è chi ha letto coraggio e trasparenza, e chi invece ha giudicato quel momento fuori contesto, trattandosi pur sempre di un evento promozionale. Ma la verità è che quelle 4 sillabe hanno avuto la potenza delle rivelazioni che non hanno bisogno di effetti speciali. Per capire il peso di quella dichiarazione, bisogna tornare indietro. Khan e Demet si sono incontrati sul set di una serie che ha segnato una svolta nella loro vita professionale. Lì, davanti alle telecamere, è nata una complicità che ha attraversato lo schermo. Quella chimica ha sollevato sospetti, ipotesi, sogni collettivi, un'intesa che sembrava più grande di un copione. Nessuno ha mai davvero confermato nulla, ma bastavano gli sguardi tra un ciak e l'altro, i sorrisi a fine giornata, gli applausi condivisi alle anteprime. Poi sono arrivati i cambiamenti, nuove opportunità, viaggi, impegni in paesi diversi, la distanza che si infila come una linea sottile tra ciò che si vorrebbe e ciò che si può. Col tempo, il loro legame ha smesso di essere chiacchiera quotidiana e si è trasformato in silenzio, un silenzio educato, professionale, che molti hanno scambiato per un punto fermo. Finché non è arrivata questa inattesa riaccensione, verbale e potentissima. La reazione di Demet Özdemir non si è fatta attendere. Qualche ora dopo l'intervista, sul suo profilo Instagram è comparsa una foto in bianco e nero, una spiaggia deserta, l'orizzonte lattiginoso, orme cancellate dalla risacca. Sotto, una frase apparentemente semplice: alcune verità trovano la loro strada senza farsi vedere. Per molti, quel messaggio non era affatto casuale. C'era una delicatezza misurata, una porta socchiusa, una carezza data senza dire troppo. Persone vicine a Demet raccontano che abbia accolto le parole di Khan con sorpresa, certo, ma anche con rispetto, come si riceve una lettera scritta a mano dopo tanto tempo, con la cura di chi sa leggere tra le righe senza farsi travolgere. Nel frattempo, il mondo dell'intrattenimento ha iniziato a vibrare all'unisono con il clamore della rete. Produttori, piattaforme e responsabili di casting hanno fiutato l'occasione. Secondo fonti ben informate, sarebbero già partiti i primi contatti informali per un possibile ricongiungimento artistico tra i due. Un consulente marketing televisivo, che conosce bene le dinamiche dell'audience, lo ha sintetizzato così: hanno tutti gli ingredienti di una saga magnetica. Amore, separazione, nostalgia, e adesso una confessione pubblica. È la materia di cui si fanno i grandi ritorni. E come dargli torto? Il pubblico vuole storie che si riaccendono, cicatrici che brillano sotto le luci della ribalta, capitoli che riaprono pagine credevamo chiuse.
Tra i fan, però, la spaccatura è evidente. C'è chi vede nella frase di Khan un gesto davvero romantico, uno che non ha paura di guardare in faccia i propri sentimenti. C'è chi, più prudente, preferisce restare coi piedi per terra. Amare significa molte cose, non sempre tornare indietro. Basta che siano felici, insieme o separati, ma felici davvero, scrive una follower. Sotto, decine di risposte si rincorrono, e in quella piazza virtuale prende forma un coro che non è unanime ma è profondamente partecipe. Da giorni, sui forum e nei gruppi, circolano linee temporali minuziose, analisi di post passati, study frame da veri detective del sentimento, ogni sorriso archiviato, ogni like messo di notte, ogni intervista dove un nome non detto vale più di una dichiarazione. Forse consapevole del fragore scatenato, Khan ha deciso di rimettere mano alla tastiera e ha pubblicato un chiarimento. Poche righe, calibrate, ma dal sapore autentico, a volte i sentimenti escono senza volerlo. Rispetto il passato e auguro sempre il meglio a chi ha fatto parte della mia vita. Non un passo indietro, non un passo avanti, piuttosto, l'eco di una verità che resta sospesa. È stato abbastanza per placare gli animi? No, perché a quel punto la frase iniziale era già entrata nella memoria collettiva, come quelle battute che, dette una volta, continuano a vibrare a lungo. E allora la domanda si impone da sola: è stato un semplice scivolone? Il riflesso nostalgico di un pomeriggio carico di domande? O il preludio a un capitolo che aspetta soltanto il momento giusto per essere scritto? La amo ancora. Dimet resterà un inciso, un frammento che si perderà nella cronaca delle settimane, o l'incipit di una nuova trama, magari più matura, più consapevole, ma non per questo meno intensa? I più romantici immaginano già il ritorno sullo schermo, una scena riflessa in 1000 clip, una risata condivisa, uno sguardo che racconta ciò che le parole non dicono. I più cauti ricordano che il tempo cambia le persone, e che a volte ciò che resta non è il desiderio di ricominciare, ma il bene puro per ciò che è stato. Tutto è iniziato, ricordiamolo, con una conferenza stampa normale, quasi quieta. Khan parlava del teatro, di quanto quel linguaggio vivo e diretto sappia restituire verità senza filtri, dell'emozione di tornare davanti a un pubblico che respira con te. Forse proprio per questo, quando ha sentito il nome di Dimet, si è acceso qualcosa di altrettanto vero, non un titolo, non una strategia, ma la traccia semplice e disarmante di un sentimento che non ha scadenza. Chi era in sala racconta che prima di rispondere ha stretto le mani, come a cercare l'appoggio di una sponda invisibile, e che poi le ha rilassate, come fanno quelli che scelgono di non nascondersi. Nelle ore successive, la rete ha moltiplicato il fenomeno. C'è chi ha montato tutte le loro scene più amate, alternandole alla frase detta da Khan, c'è chi ha recuperato vecchie interviste, dove un complimento sembrava più un messaggio, c'è chi ha ripescato foto di backstage, strette di mano che significavano complicità, mezze risate che valevano discorsi interi. I giornali di spettacolo hanno titolato senza freni, le radio hanno commentato con dibattiti improvvisati, e i podcast hanno già in programma una puntata speciale. Intanto, ai piani alti dei broadcaster, si ragiona sui numeri. Una reunion in una serie o in un film farebbe esplodere le metriche. Ma nessuno, ancora, mette nero su bianco. Anche il linguaggio dei social ha fatto la sua parte. L'hashtag cancelletto Khan ama Dimet si è trasformato in una specie di sala comune dove sconosciuti si sono raccontati storie di amori lasciati a metà, di occasioni ritrovate, di messaggi mai inviati. È curioso come due personaggi così noti riescano, in pochi secondi, a rendere universale qualcosa di così intimo. Da una parte, l'idealizzazione collettiva, dall'altra, la certezza che dietro i riflettori restano pur sempre due persone con la loro verità, i loro confini, le loro paure e i loro coraggi. Nel cerchio più vicino a Dimet, filtra una calma vigile. Chi la conosce bene dice che abbia letto molto, scritto poco, e camminato abbastanza da lasciare che l'aria facesse il suo lavoro. La foto della spiaggia non era un enigma da risolvere, ma una pausa di respiro, la consapevolezza che certe parole camminano da sé, senza bisogno di essere inseguite. Eppure, in quel respiro c'era tutto: la dignità di chi protegge il proprio presente, la gratitudine di chi non rinnega ciò che ha dato forma al proprio percorso, l'intelligenza di non trasformare ogni battito in un titolo.
Intorno, i professionisti dell'immagine studiano i passaggi. Un consulente di comunicazione ipotizza che entrambi sceglieranno toni misurati, niente spettacolarizzazioni, nessuna replica a caldo oltre quello che è già stato detto. D'altronde, è proprio la misura a rendere più forte la risonanza. Nel frattempo, alcuni sceneggiatori hanno cominciato a buttare giù trattamenti con protagonisti che ricordano fin troppo da vicino due volti amatissimi, opere che parlano di incroci, di separazioni che insegnano, di ritorni che non sono nostalgie ma scelte. È soltanto brainstorming, per ora. Ma il solo fatto che se ne parli dice tutto. Tra chi tifa per un ritorno e chi predica pazienza, una cosa è certa, nessuno è rimasto indifferente. E se indifferenti non lo siamo, è perché abbiamo visto in quelle parole un riflesso di noi. Quel frammento ha toccato corde collettive, ha risvegliato memorie personali, ha tratteggiato una trama in cui ci riconosciamo, a prescindere da come andrà a finire. Magari sarà davvero un episodio isolato, un sentimento detto a voce alta e poi rimesso nel cassetto. Oppure sarà il primo passo, ancora incerto ma sincero, verso un dialogo nuovo. Qualunque cosa accada, una verità rimane, le storie che segnano non si cancellano, semmai cambiano forma. E adesso, tocca a voi. È stato uno scivolone o una dichiarazione destinata a cambiare gli equilibri? Vorreste rivedere Cane e Dimet insieme, sullo schermo e magari anche lontano dalle telecamere? Scriveteci nei commenti cosa ne pensate e diteci anche quali altri attori volete vedere protagonisti dei prossimi video qui su Celebrita dalla Turchia. Grazie per essere stati con noi. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e sostenere il nostro lavoro con il tasto abbonati. Ci vediamo alla prossima rivelazione, dal cuore scintillante dello showbiz turco.